Per vivere una vita di qualità è necessario avere un buon rapporto con la propria mente. Per avere un buon rapporto con la propria mente è necessario seguire delle regole. Il controllo è il re delle regole. La mente, infatti, è uno strumento che possiamo usare bene o male. Se pratichiamo l'autocontrollo, essa diventa un servitore fedele. Se non pratichiamo l'autocontrollo, essa diventa un padrone crudele. Utilizzando la mente saggiamente, si riconoscerà la libertà e la felicità, mentre un uso errato della mente non porterà che sofferenza. Cosa ha capito? Che è meglio controllare la mente. Sempre controllare. La vita va avanti sempre con un controllo. Come tu guidando una macchina, la macchina va avanti perché tu controlli. E così anche la vita va avanti attraverso il controllo. Controllare il corpo, i sensi, la mente, eccetera. Comunque, chi controlla? Chi controlla? Chi controlla? La coscienza. Il controllo proprio è il nostro ego oppure l'anima pura. E l'anima ego è la stessa cosa, due parti. Una parte l'anima pura, l'altra parte diciamo l'ego. Se sappiamo ego anche hai varie qualità, i testi classici dicono ego, sattva, rajas, tamas. Ecco. Il controllo, i concetti di controllo vengono dal sattva. Quando il tuo ego hai sattva guna, il modo sattva guna è la pura, tu riesci a controllare senza nessun problemi, la fatica. Invece tu entra a gestire proprio la mente dall'ego, gestisci la mente con rajas guna, vengono perdere il controllo. Tamas guna ancora solitamente perde il controllo. Quindi controllare la mente saggiamente, se controlliamo la mente è uno strumento che funziona una buona servitore. Se non controlli, la mente diventa padrone, ancora un padrone cattiva. Cosa rischia? Quindi la mente deve essere controllata. Se controllare la mente, i sensi deve controllare. E controllare i sensi, il corpo, i motori, deve essere controllato. Il controllo sempre c'è, è necessario. Quindi una qualità del controllo anche come sattva guna, non un controllo come rajasa guna, no, neanche tamasa guna. Noi come sviluppare questo sattva guna è attraverso la pratica spirituale. Cantiamo il mantra, concentriamo, meditiamo, facciamo asana, tutto un po' aiuta a controllare. E yoga vuol dire un autocontrollo. E asana facciamo sempre un autocontrollo. Cantiamo un mantra, ripetiamo, è un controllo.
invece la mente vuole sempre pensare a tante altre cose, invece attraverso il controllo noi canalizziamo la mente, no, tu ripeti, stessa cosa e rimane là, perché poi prima o poi stiamo più tranquillo. Cosa è necessario? Il controllo. Non ci andiamo male del controllo, autocontrollo, ricordiamo autocontrollo, perché io vedo qua un po' spaventano la parola controllo, no? È una buona parola, controllo. Grazie. Grazie. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sarviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Visarvahe Om Shanti Shanti Shanti. Siamo insieme, camminiamo insieme la via del controllo. Om Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasadam. Grazie. Grazie a tutti. È una buona giornata piena di controllo.